Ciao amici, benvenuti a Tutto Sport. Come sempre ringraziando la sua attenzione e come sempre anche iscrivetevi al nostro YouTube a Tutto Sport. Guido, Michele, Ciao. come sempre Daniele e Alessia e io Ramontoni, come sempre benvenuti a Tutto Sport. Grazie. Io non so di che parlare oggi. Oh, no. Non so voi. Non ho mai visto un giornalista che ha la bocca cucita in italiano. Sai che hai una figurina che mi piace molto la vedere. Oggi io con la testina, guardami. Ah, le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo. No, beh, noi dobbiamo... Ah, sì, bene. Ma benissimo, abbiamo vinto il derby. Ah, è vero. Per quanto tempo non si vinceva a casa loro, Esatto. grandissima vittoria del basket. Esatto, l'unica cosa penseranno che Caramone della Benetton Treviso, il vestito di verde. No, ma sono tutti blu adesso, quindi sì, diciamo esatto. che... Hanno cambiato il colore. Questo colore mi piace tutta la vita. No, bello. Verde speranza. Verde speranza. Quella che serve la La Triestina. speranza che Apriamo proprio con la pallacanestro, se siete d'accordo, perché l'editoriale lo farà Michele, che poi è amico anche di Andrea, il capo ultras, diciamo, della curva nord, eccetera. Però vincere a Treviso, fare 100 punti a Treviso, 4 vittorie su 5, essere ancora primi in Serie A, secondi se vogliamo, visto che c'è la partita meno di Bologna, c'è Trento che corre, penso sia veramente il modo migliore per chiudere questo mese di ottobre e aprire quello di novembre. Però doveroso, Michele, padrone di casa qui al Capriccio, le tue emozioni, visto che tu sei uno molto sanguigno. La partita l'ho guardata, sinceramente un grande applauso alla curva nord che ha fatto una curva, ragazzi miei, era da tempo non si vedeva una cosa del genere. Grandissima pallacanestro Trieste, sinceramente forse anche superiore secondo me dell'Alma. Un'impronta da Christian, sempre scusa, no, dal coach, quindi una gran presenza e senza un giocatore americano anche, quindi Infatti. ragazzi dove arriveremo? piace molto la canestro. Girava un'immagine su Facebook, non so se avete visto, su tifosi della Pallacanestro Trieste hanno fatto anche i Lego della Pallacanestro Trieste, è un'immagine bellissima, i Lego con coach Christian, con tutti i giocatori, però davvero una vittoria strepitosa. Condivido, secondo me, meglio di Alma, perché questa squadra, parliamo dell'Alma l'anno in cui è arrivato poi Dragic, hanno fatto bene, eravamo andati in zona playoff, ma questa squadra, ribadisco, può posizionarsi dal quinto all'ottavo posto. Adesso siamo anche oltre, siamo anche avanti, c'è qualche bella addormentata, perché qualcuno deve ancora risalire la classifica da Venezia, Sassari stessa, però ecco, secondo me ci diverteremo. Avanti. Ma sì, perché anche c'è un per quello che vediamo è venuto anche a trovarci Johnson al club, è un bel gruppo. No, quello della Triestina, no, quello di Johnson. Sì. È un bel gruppo, veramente grande arteria, ha preso pezzo per pezzo e ha costruito oltre una squadra, un gruppo. Si vede sia in allenamento, mi dicono, e sia nelle partite. Vedo qua la gazzetta. Sì, Abbiamo la a parte di gazzetta. questo abbiamo i risultati di altre. Sì, abbiamo i risultati ricordo a tutti quanti di vedere la gazzetta sulla nostra pagina del Triestina Fan Club, sia pagina Facebook sia pagina Instagram. Parla delle giovanili, della primavera, delle under 15 della femminile, under 15 maschile. In più, sì, è la copertina di questa settimana. Se parliamo di Triestina, parla con questo titolo, come che vedete, però sinceramente ho visto una Triestina con più tiri più tiri, diciamo, molto vogliosa, dopodiché abbiamo perso, ma parleremo dopo con calma. Hai alguna altra?
No, mi piace che dicevi che non parlavi di Triestina, dopo invece insistevi per non non parlo io, gli ospiti, però claro che diciamo così, prima di parlare di Triestina mi sono attrezzato, con questi sicuramente non posso entrare in stadio, perché però comunque questo qua spero che mi fanno entrare, porterò un po' di sale. È riuscito a fare un ibrido tra l'esorcista e i Krampus, è riuscito a fare. Altro non si fare, ragazzi, mettiamo qua, ecco qua. Questo non me l'aspettavo, però anche per i non scaramantici lo tocco anch'io, si dice che comunque no, anzi devo toccare ferro e questo qua lo rodevo in giro. Sì, serve. Io anticipo un po' il tema della scaramanzia. La scaramanzia nel calcio c'è più che in altre discipline. Non so, in Sud America com'è? C'è molto brasiliano, peruano, boliviano, sono molto tarocchi, carte, anche quello lì sono cose tremende. Allora ci metteremo anche con le carte la prossima volta con i tarocchi, però è vero, Clotet, ed entriamo in argomento Triestina, tutto sommato in questa parte centrale del programma, ha detto in questo momento ci gira tutto storto perché ha recepito quello che è il messaggio di tutte le ultime settimane in cui la Triestina ha raccolto meno punti di quelli che avrebbe meritato, però in realtà vengono fuori ancora di più e nel tempo è una prova e i problemi cronici di questa squadra, cioè la disattenzione sui calci piazzati. È bastato secondo me cambiare 3 pedine nello stesso istante e già è venuto a mancare quell'equilibrio anche nella fase di marcatura. Arini non è uno che fa 20 gol a stagione, però ha segnato lui, mannaggia. E invece in attacco il problema cronico che non segniamo. Vertainen era squalificato, Krollis è stato sfortunatissimo perché quel tiro 9 volte su 10 che si abbassa così va a segnare e invece è andato a prendere la traversa. Ci sono poi Olivieri murato dal portiere, Brahima che calcia di così fuori, insomma c'è oggettivamente un po' di sfortuna, però la fortuna quindi che cercarla anche, no? va dove vede che c'è terreno fertile. In questo momento siamo che a 7 punti della salvezza. In questo momento siamo a 3 punti da chi precede. Dopo viene il playout. Dopo la zona playout siamo però a meno 7 già da quota 11, diciamo, dove è un po' la zona salvezza. È tanto, dopo 11 partite è tanto e bisogna assolutamente ripartire a cominciare, e ormai siamo in prossimità della partita, tra poche ore l'invito è di andare allo Stadio Rocco alle 18:30. Certo, oggi si gioca, no? E con il Milan F non si può staccare, purtroppo è una partita assolutamente da vincere, anche perché ricordo che poi arriverà la fase difficile del calendario. Michele, credo condividi, Clotet ha fatto quello che si poteva fare, un invito alla compattezza, cioè quando vai male peggio che puoi fare è andare a mettere benzina sul fuoco. Compattezza, squadra e tifoseria mi sembrano allineati, almeno questo. Sì, gli applausi a fine partita dicono questo. Sinceramente i ragazzi hanno dato tutto, purtroppo come dicevi tu il gol manca alla Triestina in maniera pazzesca, però sinceramente lunedì ho visto la trasmissione Caffè dello Sport che c'era invitato il mister e mi ha fatto una buonissima impressione, molto chiaro, molto diretto. E questo sinceramente devo dire la verità, da tanta delusione ho visto un piccolo spiraglio di sole. Spero che questo sole porti il mister tutto nello spogliatoio, che si parte da là, per cercare di raddrizzare un campionato che nessuno si poteva immaginare. Nessuno si poteva immaginare. Però devo dire la verità, un altro mattoncino dopo Marino che ha raddrizzato, diciamo, la Triestina mettendo i propri uomini nel posto giusto. Sinceramente ho visto più tiri, una squadra un po' più concreta, sembrava per certi versi, diciamo, momenti che comandavamo noi. Questo ho visto, e dopodiché
dalla disintegrazione, diciamo, della punizione che dopo ha portato al gol. Non si può gettare via a centrocampo palloni in quella maniera, giocatori messi male, no? A confronto all'avversario. Oggi è partita importante, cioè qua dobbiamo iniziare, punto, 3 punti, però dobbiamo iniziare in casa è vitale, no? Sì, anche perché abbiamo perso 4 partite su 6 in casa, 5 su 7 aggiungendo la Coppa Italia. Meritiamo di vedere qualche vittoria in più allo Stadio Rocco. Abbiamo fatto tanta fatica per riconquistare le partite in casa nostra l'anno scorso, viaggi a Fontana Fredda, ci siamo sobbarcati chilometri e tutto pensavamo fuorché vedere festeggiare così tanto gli altri in casa nostra. Apro un inciso, sapete che sono quello delle parentesi io all'interno di questo programma, perché c'è invece tutta un'altra parte di Trieste briosa che festeggia. Abbiamo detto della pallacanestro, lascerò a Michele l'intervento sulla pallamano, ma c'è anche la pallanuoto, la cui sezione maschile ha pareggiato a Posillipo 8-8, un pareggio che comunque tiene l'imbattibilità della squadra, ma le nostre orchette hanno superato il girone di Eurocup e quindi chiedo il secondo applauso per le nostre orchette che hanno superato il girone in Coppa. Ricordiamo l'altro anno finaliste, secondo posto, e andranno a disputare i quarti andata e ritorno contro le ungheresi del Cheruleti, quindi siamo ai quarti di finale di una Coppa europea ancora grazie alla nostra pallanuoto Trieste, quindi brava tutta la squadra e bravi anche i maschietti da 1 che comunque sono partiti meglio rispetto all'anno scorso, un po' zoppicanti. Prima di Michele dobbiamo ringraziare a nostri sostenitori che sono Bar Capriccio, numero uno Bar Capriccio, a Esso Riva, a Villacher, Barbecue Ristorante e Pizzeria Donna Amalia, che sono con noi nel programma, che ringraziamo. Grazie. Per quanto riguarda la pallamano, altra vittoria su vittoria, anche qua si vede benissimo il discorso dei ragazzi della pallamano, della gioventù della pallamano, con il mix con gli stranieri, no? E partita questa volta più sofferta, ma che sono riusciti all'ultimo a portarla a casa. Quindi ennesima vittoria per la mano. Andiamo avanti così. Sabato ci sarà la partita e quindi spero di vedere tutti quanti anche in palazzetto. Torniamo allo di oggi? Sì, torniamo e chiederei però anche un pensiero così, una figura che io sono del rione di San Giovanni, credo che in spagnolo si dice barrio, no? Credo barrio, l'area, sì. No? Il San Giovanni, e quindi sono un po' di parte se si parla di calcio dilettantistico, ognuno ha il suo rione di appartenenza, no? È venuta a mancare la figura del signor Stigliani, che è anche un imprenditore, è stato un imprenditore importante con la sua oreficeria, una figura di riferimento, quindi ci tenevo a ricordarlo per tutto quello che ha fatto per il San Giovanni, ma anche per l'imprenditoria, va avanti la sua attività con la famiglia, quindi un ricordo del signor Stigliani. Torniamo però in chiusura alla fin fine alla Triestina. Oggi l'Albino Leffe, quello che mi preoccupa di più è un po' la storia di questa partita. Triestina Albino Leffe, è più facile che la Triestina vinca in trasferta di quanto non in casa. Questo dice un po' la storia, ma non è un caso. No. È semplicemente il fatto che l'Albino Leffe è una di quelle squadre che cambia pochissimo tra un anno e l'altro. Hanno questo assetto. Non so come si dice in italiano, per le storie o le statistiche. Esatto. Sono per romperle, no? Bravo. Ma poi scusa, con tutta sta roba qua c'è un momento. Sembriamo anche costruita la notizia oggi, mi ricordo. Vabbè, esorciccio, quindi il Krampus è anche un po' striscia la notizia oggi, benissimo. Detto questo, cerchiamo di rompere questa statistica. Ha vinto spesso a Trieste e noi spesso a Zanica, a Carrobbio, a Grassobio o all'Atleti Azzurri. È ora di invertire e trovare i 3 punti, quindi 18:30 tutti allo stadio con grande fiducia. E per tutti voi l'invito ad iscrivervi a Tutto Sport, noi tentiamo sempre di raccontare e presto avremo alcune interviste speciali, stiamo aspettando, ma probabilmente presto Matteo Parenzan, l'avevamo già annunciato, e sempre sul canale trovate anche le interviste passate che sono sempre buone. E se potete mettere un like ci fa molto piacere, ci fa felici. Ringraziamo il like,
e stare con noi nella tutto su. Non può essere che sì, può essere, quindi guarda, tempi. prima di andare via, dobbiamo le tre. Allora, uno a me. Non sai quale. Uno a me, questo. Guarda. Dai, noi tocchiamo questo, non importa il stadio. Ma per la Trentina vincere voi. dai, Porto Unione, dai. Un abbraccio a tutti. Ciao, ci vediamo. Ciao.